Sai usare in modo corretto il futuro semplice in italiano? Lo vedremo insieme nel video di oggi. Analizzeremo a che cosa serve il futuro, come si forma, parleremo dei verbi regolari e poi alla fine ci sarà anche un esercizio in modo che tu possa mettere in pratica ciò che hai imparato. Italiano con Eli è il canale che ti aiuterà ad avverare il tuo sogno italiano. Qui troverai molte video lezioni sulla lingua, sulla cultura italiana e su come imparare questa lingua in modo efficace grazie alle neuroscienze. Se ti fa piacere, ti consiglio pertanto di iscriverti e ricorda, attiva anche la campanella, così riceverai una notifica ogni volta che un nuovo video è disponibile. E se preferisci ricevere una notifica direttamente nella tua casella di posta elettronica, non devi far altro che iscriverti alla mia newsletter. Lo potrai fare gratuitamente sul mio sito elisabettamaccani.com, dove tra l'altro troverai una sorpresa, un'utilissima guida che ti aiuterà nel tuo processo di apprendimento della lingua italiana. Benvenuto o benvenuta a Italiano con Eli. Io sono Elisabetta, sono una Neuro Language Coach e da molti anni il mio lavoro consiste nell'aiutare chi vuole imparare o migliorare il proprio italiano. Nella video lezione di oggi ci concentreremo sul futuro, nella fattispecie sul futuro semplice. Innanzitutto partiamo dalla pratica. Guardiamo questa frase. Domani ti telefonerò alle 9. A cosa serve il futuro? Serve per indicare un'azione che non si è ancora verificata, che non è ancora successa, ma che avverrà in un momento appunto futuro, un momento successivo rispetto a quello in cui si parla. Seconda frase. Sarà anche un bel film, ma è troppo violento. Perché utilizziamo il futuro? In questo caso il futuro esprime dubbio, esprime dissenso, esprime perplessità. Sarà anche un bel film, però c'è veramente troppa violenza. Veniamo ora alla terza frase. Quanti anni ha? Avrà 40 anni. In questo caso il futuro è impiegato per esprimere supposizioni, per esprimere ipotesi. Non so quanti anni abbia quella persona, ma credo che potrebbe avere all'incirca 40 anni. Questi sono gli usi principali del futuro, ma ti faccio notare una cosa importante. Ritorniamo al primo esempio. La frase domani ti telefonerò alle 9 molto probabilmente in un contesto reale di lingua parlata diventerebbe domani ti telefono alle 9, ovvero anziché il futuro semplice potremmo utilizzare il presente indicativo. Questo perché quando un'azione è certa, quando c'è sicurezza, quando so che effettivamente io domani alle 9 ti telefonerò, allora è possibile nella lingua parlata, e questo è un uso colloquiale, utilizzare il presente al posto del futuro.
Si tratta del cosiddetto presente pro futuro. Ora ti faccio una domanda. È possibile nella tua lingua utilizzare il presente al posto del futuro? Scrivimelo nei commenti. Ora che abbiamo visto a che cosa serve il futuro, vediamo come si forma. Vediamo insieme uno schema riassuntivo. Prima considerazione, fa attenzione alla pronuncia. Come vedi è indicato per alcune persone l'accento, pertanto sappiamo quali sono le sillabe con una pronuncia intensa. Ebbene, falle sentire. Mi raccomando, si dice io parlerò, non io parlerò. Quindi attenzione perché questo è un errore molto comune. C'è una parte in particolar modo sulla quale mi vorrei soffermare, perché si tratta di uno degli errori più frequenti nella coniugazione dei verbi regolari. Attenzione al cambio della vocale dei verbi che appartengono alla prima coniugazione. Il verbo parlare cambia la a E, nel senso che si dice io parlerò e non io parlerò. Non succede questo nei verbi della seconda e della terza coniugazione, perché la vocale tematica E nei verbi della seconda coniugazione e I nei verbi della terza coniugazione non cambia. Però questo succede invece nei verbi che escono in are, pertanto ricorda, devi sempre modificare la A in E, sempre tra virgolette, nel senso che questo vale per i verbi regolari. Nel prossimo video poi analizzeremo invece i verbi irregolari e lì ti spiegherò un po' meglio come stanno le cose. Ci sono però anche altri aspetti da ricordare. Pensiamo alla coniugazione dei verbi che escono in care, gare e in ciare e giare. Prendiamo in considerazione il verbo giocare. Come sarà al futuro? Io giocherò, mi raccomando, la A diventa E, tu giocherai, lui o lei giocherà, eccetera. Però attenzione, dobbiamo adattare la grafia alla pronuncia. Ciò significa che dovremo inserire l'H. Mi spiego meglio con uno schema riassuntivo. Vediamo insieme la coniugazione del verbo giocare e del verbo pagare. Come vedi, entrambi i verbi inseriscono l'H. Proviamo a coniugare ora il verbo mangiare. Come diventerà al futuro? Io mangerò. Molto bene, anche in questo caso dobbiamo adattare la grafia alla pronuncia. Ciò significa che i verbi in ciare e giare perdono la I. Ora è il momento di praticare. Ti chiedo di completare queste frasi con i verbi coniugati al futuro semplice. Numero 1. Domenica, io dormire tutto il giorno. Numero 2. Lui non cambiare idea. Di questo puoi esserne certo. Numero 3. Io scriverti ogni giorno. Numero 4. La prossima settimana noi prendere una decisione. Numero 5. La lezione cominciare tra mezz'ora. Numero 6. Tu mancarmi tantissimo.
Attenzione con quest'ultima frase, mi raccomando. Vorresti poter parlare l'italiano in modo più fluente? Ti piacerebbe poter essere tranquillo o tranquilla quando parli? Vorresti perdere la paura di parlare e poter comunicare nella vita di tutti i giorni con le persone in italiano? Allora Fluency and Confidence Italian Program è la soluzione che fa al caso tuo. Se vuoi investire nella tua formazione linguistica, prenota una chiamata, così potremo verificare insieme se questo programma può fare al caso tuo. Ti è piaciuto questo video? Se sì, ti chiedo di mettere un mi piace e di condividerlo con i tuoi amici o compagni di studio. E naturalmente rinnovo ancora una volta l'invito ad iscriverti al canale e alla newsletter. Trasforma il tuo sogno italiano in realtà. Grazie dell'attenzione. Ci vediamo la prossima volta, sempre su Italiano con Eli. Ma lo sai che su questo canale c'è una playlist completa sui pronomi? Scommettiamo che riesco a spiegarteli in modo semplice? Prova a dare un'occhiata.